concludo il percorso sulle ipotesi emerse dalle persone che facevano parte della 2D Star Academy, con due nomi importanti che sono anche fondatori della 2D Star. Sto parlando di Jim Semivan e Al Pataf. Anche in questo caso ho estratto dalle interviste solo le speculazioni, ovvero le ipotesi che queste persone considerano come la miglior spiegazione su cosa sono gli UFO. Jim Semivan ha collaborato con la CIA per almeno 25 anni. Queste sono le sue incredibili parole. Vuoi raccontare che c'è una forza che esiste là fuori che può controllare il nostro ambiente? Che può mettere pensieri nella tua testa, che puoi mentirti, ingannarti, per cui non hai il controllo della tua vita? Dillo a un dodicenne, anche se in effetti lo stiamo già dicendo in una certa misura con Hollywood e la TV. Parlando delle apparizioni mariane dice: penso che il Signore è un elemento in tutto questo, che non è stato approfondito. I bambini che l'hanno vista non hanno mai detto che si trattava della Madonna, ma semplicemente di una signora. E poi si è presentata. Dubito che la Vergine Maria avesse i capelli biondi e gli occhi azzurri, quindi questa entità mentirebbe. Facendo questa osservazione, Semivan fa un'associazione all'abduction, poiché in diverse testimonianze si parla di entità bionde con occhi azzurri. Ti aspetti davvero che il Presidente degli Stati Uniti dica: abbiamo scoperto che c'è un'entità o una sorta di tecnologia là fuori, che ha la capacità di controllare le nostre vite, sa tutto di noi, può mentirci e può cambiare la nostra realtà? Ci sono storie dell'orrore nel programma di visione remota, in questo caso si riferisce al programma della CIA. Bisogna stare molto attenti. Sappiamo che la meditazione può attrarre questo fenomeno. Se fai questa esperienza o la attiri, sai di non avere il controllo, potresti entrare in contatto con qualcosa di non buono che imbroglia. Il contattismo è molto pericoloso, non sai con cosa stai entrando in contatto. Diversi ricercatori mi hanno detto di essere molto diffidenti nei confronti dei contatti e quindi dei contattisti. Monaci, preti, suore che desiderano entrare in contatto con il divino vivono un senso di illuminazione, ma non sanno di cosa si tratta. Dalle sue affermazioni possiamo sicuramente ipotizzare che anche Semivan prende in considerazione l'ipotesi demoniaca, ma forse è più simile all'ipotesi parafisica del superspettro di John Keel, ovvero alla presenza di un'intelligenza che appartiene alla nostra realtà, ma risiede in un diverso spettro elettromagnetico. Questa intelligenza, forse anche tecnologica, produrrebbe tutti i fenomeni per noi inspiegabili, con l'intenzione di manipolare la nostra civiltà, probabilmente per ricavarne qualcosa, una sorta di burattinaio. Il professor Harold Patoff, in un lungo articolo intitolato Modelli ultraterrestri, trovate il link nella descrizione, fa un'analisi sulle diverse spiegazioni mettendole a confronto, mostrando nei dettagli le motivazioni che le rendono plausibili. Tuttavia in un'intervista dice di essere più propenso per l'ipotesi extraterrestre, ma considerando il suo articolo sembra orientato verso individui extraterrestri che sono stanziali sul pianeta Terra. E fa una serie di considerazioni che fanno pensare proprio a questa situazione, come la persistenza nella nostra storia di avvistamenti UFO che ci porta ad escludere delle visite occasionali, oppure l'interesse per le condizioni del pianeta che emerge dalle abduction e dal fenomeno del contattismo, che fa pensare a qualcuno che convive con noi sul pianeta. La disinformazione sul tema UFO, che ci fa percepire queste presenze come visitatori da altri pianeti, potrebbe essere un tentativo di depistare la reale provenienza. Poi ci sono le testimonianze di avvistamenti e soprattutto di abduction, che parlano di entità in forma umana e dell'interesse per il processo riproduttivo dell'uomo che farebbero pensare a un qualche legame genetico con l'uomo stesso. Inoltre i testimoni di abduction parlano di grotte e ambienti sottomarini che fanno pensare a luoghi o ambienti comunque della Terra.
Alla fine Patof non sembra in totale disaccordo con quanto dice Elizondo, che sostiene che stiamo semplicemente parlando dei nostri vicini, probabilmente stanziati nei fondali dei mari, e che preferiscono non manifestarsi. Arrivo quindi alle conclusioni su quanto abbiamo sentito da queste persone. Innanzitutto non capisco per quale motivo queste persone che dovrebbero essere vicine alla verità, sicuramente più di noi, ci espongono un panorama di ipotesi così vario. Delonge parla di divinità con cattive intenzioni. Elizondo dice che sono solo i nostri vicini. Semivan ipotizza un'intelligenza simile al superspettro di Kill. Patof sembra propenso alla stessa ipotesi di Elizondo, ma lascia aperte una serie di possibilità. A questo punto, se Delonge ottiene informazioni privilegiate dai consiglieri dell'intelligence, mi sembra logico supporre che abbia condiviso le sue informazioni con gli altri della To The Star. Quindi mi aspetterei un'unica versione, poiché la verità può essere solo una. Invece, ognuno sembra avere la propria verità. Inoltre, ascoltando quello che dicono nelle varie esposizioni, tutte queste persone citano gli stessi libri che vengono letti da ricercatori o semplici curiosi della materia ufologica. E questo non te lo aspetti da chi ha una linea precisa di ricerca. Citazioni di Strieber, Corso, Vallée, McTony, Redfer, Kill. Quale motivo prendono in considerazione ipotesi di altri ricercatori se hanno informazioni più certe su quello che dovrebbe essere la verità? Ovviamente la prima sensazione che percepiamo è che non ne sanno più di noi, e in effetti è proprio quello che hanno sempre affermato. Tutte queste persone hanno sempre detto che nemmeno al Pentagono hanno una spiegazione precisa. Hanno molti elementi, testimonianze materiali, ma non sanno cosa sono gli UFO, non hanno idea di quali siano le loro intenzioni né di chi li gestisce. Insomma, qui non sa niente nessuno. Proprio nessuno non sembra. Il progetto ATP è stato sospeso perché il personale senior del Pentagono è convinto che c'è una spiegazione demoniaca dietro gli UFO. A quanto pare, gli unici ad avere delle certezze sembrano essere proprio le persone che impongono il segreto sulla questione UFO. Considerando che sono 70 anni che conservano la stessa posizione, viene da pensare che sono proprio convinti e che tramandano tale convinzione ai loro successori. Purtroppo non possiamo ignorare queste convinzioni, anche perché fanno parte di un'ipotesi che accompagna l'ufologia dagli anni 50. Sto parlando dell'ipotesi collegata da Aleister Crowley e Jack Parsons, che è quella più vicina alla versione demoniaca. L'ufologia ha sempre considerato questa ipotesi come un parente scomodo, che di tanto in tanto ti viene a trovare senza avvisarti. Forse gli ufologi evitano questa versione poiché preferiscono restare su un percorso tecnologico sicuramente più attrattivo e moderno, mentre la versione demoniaca fa sembrare tutto grottesco e un po' ridicolo. Tuttavia, penso che il vero motivo è che l'argomento è semplicemente inquietante.